Microsoft ha presentato il 24 giugno Windows 11 e adesso sono tante le domande che attanagliano i possessori di un PC o notebook con il sistema operativo di Microsoft. Benvenuti amici Pantera News in questo nuovo video. Come al solito vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale e a iscrivervi anche agli altri social. Ma veniamo subito al dunque, al punto focale di questo video. Windows 11, potrò installarlo sul mio PC? Quanto costa? Quando potrò installarlo? Andiamo con ordine e iniziamo subito a spiegare un po' di cosette. Allora, innanzitutto bisogna comprendere che Windows 11 non è già disponibile, a meno che non facciate parte del programma Windows Insider, non potrete scaricarlo fino alle prossime vacanze invernali. Microsoft non è stata molto chiara su questo punto. Diciamo che in vacanze invernali negli Stati Uniti può significare sia novembre, ricordiamo il periodo del ringraziamento, e sia le vacanze invernali intese come vacanze di Natale. Ha comunque specificato che il download, quindi l'installazione di Windows 11, inizierà in quel periodo ed andrà avanti anche per almeno all'inizio del 2022. Ma veniamo ad un altro concetto, cioè quanto costa? Sarà gratuito? Allora, l'aggiornamento sarà gratuito e lo sarà forse per diverso tempo, anche se Microsoft già ha specificato, ha scritto un post sul blog appena dopo la presentazione del 24 giugno, dicevo, ha specificato che può comunque avvalersi della propria della possibilità comunque di interrompere in qualunque momento il download gratuito di Windows 11. Ci tengo a precisare che Windows 10 comunque sarà supportato fino al 2025. Perché lo sottolineo? Perché non tutti i possessori di un PC o di un notebook, laptop con Windows 10 potranno aggiornare a Windows 11 e qui veniamo ad un altro punto chiave, la compatibilità dei sistemi attuali con il prossimo sistema operativo di Redmond. Diciamo che i requisiti minimi sono veramente minimi, nel senso che basta un processore dual core da 1 GHz con frequenza di clock di 1 GHz, almeno 4 GB di RAM e almeno 64 GB di memoria interna per poter utilizzare Windows 11. Ma al momento dell'installazione occorrerà più spazio di archiviazione che poi Microsoft libererà in automatico dopo 10 giorni dall'installazione, e oltre ai requisiti minimi di hardware ci sono anche i requisiti relativi alle funzionalità di Windows 11. Ci sono caratteristiche che non si potranno utilizzare su PC più vecchi. Questo quindi li rende non compatibili con Windows 11. Ma come possiamo stabilire se il nostro PC è compatibile o meno con Windows 11? Bene, Microsoft ha rilasciato già un piccolo programmino, un software da appena 10 MB che si può scaricare, installare su qualsiasi PC Windows naturalmente, e questo ci dà, dopo l'installazione ovviamente, basta cliccare semplicemente su un tasto e questo ci fornisce direttamente la risposta se il nostro PC, laptop, PC o laptop è compatibile o meno con Windows 11. Se la risposta è negativa, quindi se il tuo PC non è compatibile con Windows 11, cosa succede? Che non potrai installare Windows 11 o almeno non potrai installare la versione gratuita di Windows 11. Infatti, anche se questo non è ancora ben chiaro, è bene chiarire che comunque stiamo ancora viaggiando su condizioni non proprio chiare da parte di Microsoft, non ci sono condizioni specifiche nette e chiare, infatti non c'è una data, non c'è ancora un prezzo su Windows 11, eccetera. Quindi diciamo che probabilmente ci sarà una versione Windows 11 a pagamento in questo caso per i dispositivi che non saranno compatibili. Per cui se hai un PC che non è compatibile, non disperare perché probabilmente potrai comunque installare Windows 11 se vuoi. Ovviamente Windows 10 rimane comunque valido come sistema operativo e, ripeto, sarà supportato fino al 2025 per 4 anni. Se hai un PC non compatibile, che probabilmente è un PC già datato,
e, potrai andare avanti con la compatibilità per altri 4 anni, significa che il PC o il notebook sarà arrivato ormai alla fine della sua vita e sarà il momento di cambiarlo e quindi a quel punto sarà direttamente installato Windows 11 sul PC. Ed ecco arrivare quindi ad un altro punto, cioè ehm, se hai acquistato da poco un PC, naturalmente ti consiglio di fare sempre un controllo tramite il software PC Health di Microsoft, basta scaricare e installare l'app, te l'ho detto ci vogliono veramente pochi minuti, per essere certo che l'aggiornamento sarà portato sul tuo dispositivo. Diciamo che PC nuovi di un anno o meno saranno tutti quanti, quasi tutti quanti, molto probabilmente aggiornati, però ripeto, fai il controllo e stai tranquillo. Se invece vuoi acquistare un nuovo PC, stai per acquistare un nuovo PC, chiaramente tutti i nuovi PC dovrebbero, anche qui siamo sempre bene utilizzare il condizionale, dovrebbero essere aggiornati poi alla nuova versione, cioè a Windows 11. Per essere anche qui molto più che tranquilli, è bene o controllare se nella pagina delle specifiche è specificato che sarà aggiornato, quel PC sarà aggiornato Windows 11, o se non c'è scritto è bene chiedere in negozio fisico direttamente al negoziante, al commesso o all'addetto, se invece il negozio online fare una domanda, inviare una email e chiedere direttamente, specificatamente, se quel PC sarà aggiornato a Windows 11 o meno. Bene amici, con questo breve video spero di aver chiarito un po' di domande che si stanno facendo davvero in tanti e come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a mettere like, a condividere il video e iscrivervi anche agli altri social, ricordandovi che Pantere News ha anche un canale Telegram su cui troverete offerte telefoniche, Amazon, giochi gratuiti, di tutto e di più. Ciao da Gianni Fiore per pantarenews.com.